Ben ritrovati a tutti e buongiorno. Qui da Radio Rossonera è il 30 gennaio del 2024, un martedì di obbligo di riscatto? Chi lo sa? Beatrice Sarti. Ciao Bea. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. La forza dell'abitudine di, Beh, di salutare il buon Henry. Bea, come va? tutto bene, tutto bene. Meno male. Potrebbe andare meglio, come sempre, ma tutto bene. Sì, sì, va bene, va tutto bene. Come sempre. Prima di parlare di quello che magari avete visto in copertina, oggi lo faccio io. Mettete like, assolutamente, mettete like a questo video, dobbiamo arrivare a 1000 come fa Henry, ma io non sono capace, quindi se volete mettere like, altrimenti non fatelo. Detto ciò, Ah no, ma come non fatelo? Certo, dovete farlo. eh, fate quello che volete. Mike, Udine vota no. Partiamo da questo, ma ci prendiamo veramente un piccolissimo spazietto per dire, o meglio, per magari qualcuno di voi se l'era persa questa perla. Mi Eh, nascondo, infatti, forse è meglio. Maignan sarà cittadino onorario, il sindaco Amaro, occasione persa, dopo gli insulti razzisti al portiere del Milan, la proposta non passa in consiglio comunale, la minoranza di centrodestra si è opposta, servivano 31 voti, una maggioranza qualificata, cosa che non è avvenuta, e quindi niente, quindi non se ne è fatto niente. Va Ma bene. credo che un bel no comment sia Sì. meglio che altro. No, però era giusto aprire con questa grandissima perla. La battuta sarebbe facile cambiando la lettera, ma fa niente. Siccome sopra della tua capoccia c'è scritto obbligo di riscatto, ci proviamo a Ci farlo sembrare proviamo. obbligo di riscatto. In difesa, tentativo dei Miral dell'ultima ora, rinforzo dietro rischia di saltare. E vabbè, siamo il 30 di gennaio, voglio dire, come dicevamo anche le scorse settimane, no, se volevi davvero a tutti i costi un difensore, lo prendevi prima. Poi non so in queste ultime ore cosa riesci a prendere, però è sempre difficile. Solitamente nelle ultime ore o è estate e fai un colpo top, perché nelle ultime ore magari succede qualcosa di incredibile, oppure i colpi delle ultime ore son sempre un po' delle toppe. Vabbè, aspettiamo domani, ma insomma, aspettiamo con non grandissima fiducia in questo, diciamo No. così. Cioè, sarebbe veramente una sorpresa. Detto ciò, a proposito di sorprese, poi andiamo al piatto forte per il futuro. Zirkzee strega al diavolo, tecnica e carattere, Joshua piace a tutti, il Milan ci proverà, sarà asta in estate. Sesco grande obiettivo, ma il 9 del Bologna scala la classifica dei consensi, il Bayern lo controlla, gli inglesi sono il primo pericolo. Allora, già apprezzo il fatto che non ci sia più Jonathan David, che ce lo siamo ritrovati su tutte le pagine di Gazzetta da luglio, agosto, fino Più o a fine meno. dicembre, che era il grande obiettivo. Ah, mi ricordo che era un obiettivo di gennaio in teoria, ma tant'è. A gennaio non se n'è fatto niente, come era ovvio che fosse, ma per l'attaccante se ne riparlerà il prossimo giugno. Su Zirkzee, qua sì, cioè, l'apprezzamento del Milan c'è, è inutile nasconderlo, è nemmeno inutile andare troppo in avanti, nel senso che oltre all'apprezzamento in questo momento non c'è un'idea di, diciamo così, primato per fare l'investimento su di lui, ecco. C'è un forte apprezzamento. Per ora, fine delle trasmissioni. Sì, beh, voglio dire, ci sta, come dice come dice Rafa. L'apprezzamento è chiaro che, secondo me sei nel momento giusto, Mm. nonostante il prezzo sarà alto, anche perché penso che da qui a fine stagione farà anche qualcos'altro, quindi è chiaro che il prezzo sarà alto, però forse è un prezzo che ancora può rientrare nei tuoi ranghi. Poi è ovvio che se, si affacciano il Bayern Monaco e altri inglesi, è sempre un segno della croce che ti devi fare, perché se il Bayern, un giocatore decide di prenderlo, il Bayern lo prende. Quindi bisogna sperare che rimanga, ehm, un vederlo da lontano, ecco questo. Andiamo al piatto forte. Allora, sfruttiamo
la notizia, perché non è nemmeno un'indiscrezione, data ieri da Tele Lombardia, Luca Monblano di Juventibus e compagnia cantante ha detto che l'anno prossimo l'allenatore del Milan sarà Antonio Conte, senza grossi giri di parole. La sfruttiamo per parlarne e per dire un pochino magari com'è la situazione per quanto riguarda noi, ecco. Allora, che il Milan possa andare avanti con Pioli, credo che non ci siano grandi dubbi, a meno di passi indietro che in questo momento dovrebbero accadere, perché sarebbero dei passi indietro rispetto a quello che magari già si pensa, cioè di non andare avanti con Pioli. Come detto, dovremmo vedere delle marce indietro per rivedere Pioli sulla panchina, cosa che al momento onestamente né il campo né i risultati né magari un'idea di futuro possano far pensare in questo momento. E da qui si apre la lotta alla successione della panchina di Pioli. C'è una corrente al Milan che pensa che Conte possa essere l'allenatore giusto. Anche come caratteristiche, al di là della persona in sé, è ovvio che ne è il massimo rappresentante di un certo tipo di allenatori, cioè Sì, metodico, molto esigente, pungente, molto esigente, molto, diciamo così, allenante per quanto riguarda l'aspetto anche caratteriale, uno che ha vinto, rivinto e rivinto e vinto ancora. ambizioso. È uno molto ambizioso, ecco, la parola giusta è ambizioso. Allora, Bea, ti lascio spiegare la parola ambizioso. Beh, la parola ambizioso associata ad Antonio Conte, è comunque una parola, secondo me, che lo rappresenta perché nelle sue avventure ha sempre preteso molto dai giocatori, dai dirigenti, dalla squadra in generale, quando poi ci si ritrovava a lottare per degli obiettivi. Mi viene in mente quando allenava la nazionale, mi viene in mente quando ha allenato la prima Juventus. Quindi, ehm, è un allenatore che comunque pretende ed è giusto, secondo me, che il Milan pretenda di avere un allenatore che pretende, anche perché credo che Pioli sia stato l'allenatore giusto quando è stato scelto qualche anno fa, giusto per quel Milan, perché era un Milan che stava crescendo, che doveva risalire da un momento palesemente non buio, ma nero, e quindi erano forse anche vicini come percorso, no, Pioli e il Milan. Poi è ovvio che in quel momento, volevamo tutti Spalletti, inutile nasconderci, però per qualità del Milan in quel momento, alla fine se ci pensate è stato molto giusto. Mh. In questo momento il Milan è cresciuto, viene da uno scudetto, viene da una semifinale di Champions, quest'anno vedremo come finirà, però è un Milan che è maturato molto e secondo me è giusto andare su un allenatore pretenzioso e ambizioso. Senza chiederti di argomentare troppo, ti chiedo quasi un sì o no, Bea. Se per come lo conosciamo, il Milan attuale, non Redbourd, il Milan, si mette in casa uno come Antonio Conte? Mi devi specificare il Milan, perché è una parola un po' grande. Il Milan, in questo momento il Milan È è Redbird. E sì, chi ne è fa ovvio parte? la proprietà è Redbird, la proprietà. Mh, no, nel senso che non credo che cioè, non credo io, perché il mio pensiero non conta niente. In base a quello che ho visto nell'ultimo anno, le personalità troppo forti non sono amate attualmente. Escludo Zlatan Ibrahimovic, perché Zlatan Ibrahimovic è arrivato adesso, quindi questa frase non la posso dire. Non posso dire in base a quello che è stato fatto nell'ultimo anno da Zlatan Ibrahimovic, perché Zlatan Ibrahimovic non c'era. Assolutamente. Io infatti ti ho fatto una domanda distinguendo bene, perché Zlatan non è un dirigente del Milan, Zlatan è un No, dirigente di Redbird. però Gerry Cardinale, che è di Redbird,
la personalità forte l'ha accantonata più di 1 anno fa, anzi no, neanche 1 anno fa. Zlatan non c'era. Quindi anche qui è complicato da è complicato, non è facile. Ci sono molte personalità all'interno del Milan. È una frase che mi sembrava di aver già detto. Non so a Vabbè, te. lo vedremo nel prossimo futuro, cosa accadrà ovviamente sulla panchina del Milan. Non credo che si andrà a una soluzione nei prossimi 10, 15, 20 giorni, insomma. Credo che probabilmente si andrà un pochino più in là, verso quando sarà primavera, piuttosto che ancora la fine dell'inverno. Vediamo come andrà a finire. Quello che possiamo dire, non abbiamo la certezza matematica che sarà Antonio Conte, ma che Antonio Conte sia uno dei profili di una parte di Milan, sì. Però p posso Una girarti parte la di st Redbird, diciamo così. però Ci posso siamo girarti la intesi. stessa domanda, Mh, perché è giusto che lo dica anche tu, non solo che senta la mia di cosa? opinione. La stessa domanda che hai fatto a me la faccio io a te. Ma guarda, ti dico subito, uhm, non credo che ci sia tutta questa felicità nel caso di mettersi in casa un allenatore da parte di chi magari non pensa che sia l'allenatore corretto, proprio perché è un allenatore di grande personalità, di grande esigenza, di grande comunicazione. È un allenatore che parla tanto, è un allenatore che se per caso qualcosa non funziona a livello societario, Lo tempo dice. una settimana che la fa maturare, poi esplode. Ehm, non lo vedo come la figura ideale, ecco, e non lo vedo nemmeno probabilmente come la figura che arriverà se dovesse, diciamo così, vincere un certo tipo di idea. So che qualcuno dirà: ma hanno preso Ibra". No, no. Secondo Ibra l'ha me è scelto Gerry Carnell, secondo me è che è il fondamentale proprietario del capire Milan. E quindi se vorrà avere Antonio Conte al Milan, nel caso dovrà imporsi come il proprietario che decide. sì, Ti dico infatti questo. bisogna capire qual è il grado di potere di chi in questo momento vuole Antonio Conte. Vabbè, questo lo vedremo nel prossimo futuro. Cara Bia, siamo arrivati in chiusura. Ci rivediamo tra poco. Ciao a tutti. Chiama Milano alle 11, poi via via tutto il resto con lunch, talk e in serata la clip. Ciao a tutti!